questo video vorrei parlarvi di un fatto successo qualche anno fa, quando ero ancora giovane e ingenua e non la sagace e scaltra youtuber che conoscete oggi. Stavo nella mia cameretta a sognare di tutte quelle tipiche cose che caratterizzano la fantasia di una teenager: unicorni, zucchero a velo, dinosauri e ovviamente cattedrali gotiche. Improvvisamente il telefono squilla e vedo la mia amica, che per l'occasione chiameremo Pinuccia, che con fare degno di un episodio del Mondo di Patti mi interpella dicendo: Pronta, Fra? Ricorda che nosotros dobbiamo prepararci per la prossima settimana, il Black Friday. Presa dall'entusiasmo e soprattutto con lo spirito da divinas che mi contraddistingue, non ho potuto fare a meno di rispondere prontamente: certo, amica premurosa che mi propone cose bellissime. Io e il Black Friday ci apprestiamo a diventare una cosa sola. Dopodiché, scemata l'euforia e soprattutto la colonna sonora riprodotta automaticamente dal mio cervello, un'unica e raccapricciante domanda si insinuò in me: Ma che cavolo è sto Black Friday? Ora, avrei potuto reagire in 1000 modi diversi a questa cosa, tutti ugualmente logici, ma in ogni scenario ipotetico in cui chiedevo a qualcuno informazioni a riguardo, già riuscivo a vedere le smorfie al limite del disgusto, le risate in procinto di esplodere, il sorriso beffardo. Veramente, tu non sai cosa sia il Black Friday? Al che nel mio cervello è scattata una sorta di campanello d'allarme, volgarmente chiamato attacco di panico. Tutte le funzioni inutili, come la sensazione di caldo e freddo, la fame o il sonno e le responsabilità, si sono disabilitate, tutti i neuroni si sono allineati e un unico obiettivo dava adesso un senso alla mia vita: capire quale fosse l'ipotesi più probabile per questo famigerato venerdì nero. Una possibilità poteva essere una giornata dedicata alla comunità afroamericana. Voglio dire, esiste il Towel Day per celebrare la guida galattica per autostoppisti, no? Esiste il 4 maggio per Star Wars, perché May the 4th be with you. Magari questo venerdì nero era il compleanno di Martin Luther King, o che so io. Pensate che figuraccia sarebbe stata chiedere in giro e dare al mondo piena dimostrazione di non saper tenere a mente una ricorrenza così importante. Un'altra interpretazione poteva essere che il Black Friday fosse una giornata nella quale ci si dovesse vestire di nero per qualche motivo a me sconosciuto. Magari un funerale, magari una commemorazione di uno stilista famoso deceduto recentemente? Ma no, ma poi Pinuccia non segue neanche la moda. Magari era una giornata nella quale bisognava leggere i romanzi di Daniel Defoe. Lo scrittore di Robinson Crusoe in fondo aveva un aiutante che tra l'altro si chiamava Venerdì ed era anche nero. Ma forse non era questo. Ma improvvisamente l'illuminazione! Il gruppo preferito di Pinuccia erano i Burzum. Da mesi ormai ventilava la possibilità di un loro concerto. Gli piacevano i capelloni con la barba incolta, diceva sempre che i colori erano noiosi. Non c'era altra spiegazione. Bisognava prepararsi all'eventualità di un Black Metal Friday. Finalmente, quindi, l'arcano era risolto. Ora dovevo semplicemente comprare jeans strappati, indossare delle Converse distrutte, una maglietta gigantesca di qualche gruppo impronunciabile tutto nero, bandana alla Guns N' Roses, sporchi e catene, cerone in faccia che neanche il bassista dei Kiss e... Sì, beh, comunque, a me non è che faccia proprio impazzire il black metal. Pinuccia, abbi pazienza, ma che cos'è questo Black Friday? Come dire, gli acquisti prima di Natale? Quel periodo di fine novembre in cui si trovano gli sconti online e tanta roba fichissima? Quello! Ma quindi non c'entra niente Martin Luther King? Boh, e che ne so io? Lo sai che io seguo soltanto i cantanti metal? Rane e Rospi, spero che questo video vi sia piaciuto e ricordate di mettere un mi piacino se il video vi è piaciuto e io vi mando un abbraccio